Lezione 1. Sport, società e significato istituzionale. Sul significato dello sport, molti si sono resi conto dell'importanza sociale e politica. Le istituzioni sportive spesso riflettono valori e tensioni sociali più ampi. In che modo gli eventi sportivi modellano l'identità nazionale? I grandi eventi creano narrazioni condivise e memoria collettiva per i cittadini. Gli atleti a volte diventano simboli al di là della loro disciplina? Gli atleti possono incarnare resistenza, orgoglio o richieste di riforma nella società. I movimenti politici useranno lo sport come piattaforma di visibilità? Le proteste e i gesti simbolici durante gli eventi attirano l'attenzione e il dibattito globali. Gli organismi sportivi dovrebbero rimanere neutrali nelle controversie politiche? Le affermazioni di neutralità sono contestate quando sono implicati i diritti umani o la giustizia. Il boicottaggio degli eventi può influenzare efficacemente il cambiamento politico? I boicottaggi possono esercitare pressioni sulle autorità, ma comportano anche costi per gli atleti e le comunità locali. Le controversie sui finanziamenti e sulla costruzione degli stadi sono comuni? La spesa pubblica per le strutture solleva interrogativi sulle priorità e sugli sfollamenti. Gli host dovrebbero bilanciare lo spettacolo con i vantaggi a lungo termine per la comunità? L'hosting responsabile deve pianificare gli usi tradizionali e l'inclusività sociale sin dall'inizio. Le sponsorizzazioni da parte di società controverse provocano dibattiti etici. I legami aziendali possono minare la legittimità e suscitare richieste di responsabilità. L'attivismo degli atleti sfiderà le tradizionali aspettative di sportività? L'attivismo amplia il ruolo degli atleti come attori civici e può polarizzare il pubblico. Gli organi direttivi sono attrezzati per giudicare l'espressione politica dei giocatori? Gli organismi affrontano dilemmi legali e normativi quando controllano il linguaggio nello sport. I tifosi dovrebbero separare la performance dell'atleta dalla sua posizione politica? La separazione è difficile perché lo sport e l'identità sociale spesso si intersecano pubblicamente. L'inquadramento mediatico influenzerà la percezione pubblica delle proteste durante gli eventi? Le narrazioni dei media determinano quali voci vengono amplificate e quali contesti vengono omessi. I programmi sportivi di base sono importanti per la coesione sociale? Gli sport comunitari favoriscono l'inclusione, la salute e il dialogo interculturale a livello locale. L'equità e l'accesso dovrebbero essere centrali nella politica sportiva pubblica? Le politiche che ampliano la partecipazione promuovono la giustizia sociale e il beneficio pubblico a lungo termine. Gli investimenti negli sport giovanili possono prevenire l'emarginazione sociale? I programmi strutturati offrono opportunità, tutoraggio e sbocchi costruttivi per i giovani. Gli eventi legati al megasport a volte maschereranno problemi di governance più profondi? I grandi spettacoli possono distrarre dalla corruzione, dalla disuguaglianza e dai fallimenti istituzionali. I dibattiti sulla compensazione degli atleti e sullo status di dilettante sono ancora controversi? Le strutture retributive e i diritti dei lavoratori rimangono al centro dei moderni dibattiti sulla governance dello sport. Gli atleti dovrebbero disporre di canali protetti per sollevare dubbi in sicurezza? La rendicontazione e la rappresentazione sicure danno potere agli atleti e migliorano la responsabilità istituzionale. La tecnologia, come il VAR o i dispositivi indossabili, altererà l'economia politica dello sport? La tecnologia influisce sull'equità, sulla sorveglianza e sul valore commerciale in contesti competitivi. Le politiche di genere e inclusione stanno trasformando le istituzioni sportive tradizionali?
I cambiamenti politici ampliano la partecipazione, ma generano anche aggiustamenti e contraccolpi contestati. Gli organismi sportivi dovrebbero impegnarsi in modo proattivo con le strutture per i diritti umani? L'allineamento alle norme sui diritti umani rafforza la legittimità e riduce il rischio reputazionale. La diplomazia culturale attraverso lo sport può migliorare le relazioni internazionali? La diplomazia sportiva ha storicamente costruito ponti, ma può anche essere strumentalizzata strategicamente. Le preoccupazioni relative al clima e alla sostenibilità rimodelleranno la pianificazione degli eventi e la progettazione delle strutture? Le pratiche sostenibili riducono l'impatto ambientale e rispondono alle aspettative globali. La salute mentale e il benessere degli atleti stanno emergendo come priorità istituzionali urgenti? Le iniziative di assistenza sociale sono fondamentali per una cultura sportiva umana e per prestazioni a lungo termine. Le ingiustizie storiche legate allo sport devono essere affrontate apertamente? Il riconoscimento e le misure riparative favoriscono la guarigione e la riforma istituzionale. I movimenti dei tifosi influenzeranno la governance attraverso un patrocinio organizzato? I tifosi organizzati possono richiedere trasparenza, leadership etica e vantaggi per la comunità. Le promesse ereditate vengono spesso utilizzate per giustificare offerte rischiose per eventi internazionali? Le promesse devono essere esaminate con piani realistici e applicabili per prevenire danni. L'educazione sulle implicazioni civiche dello sport dovrebbe far parte della formazione degli atleti? L'alfabetizzazione civica consente agli atleti di affrontare i ruoli pubblici in modo responsabile e con impatto. Le controversie sulla nazionalità, l'idoneità e la migrazione rimarranno importanti? Le norme sulla nazionalità si intersecano con i modelli migratori e generano un dibattito legale ed etico. Gli imperativi commerciali stanno rimodellando il calendario e le priorità dello sport? Le pressioni sulla programmazione commerciale possono entrare in conflitto con il benessere degli atleti e i ritmi tradizionali. Le comunità locali dovrebbero avere il potere di veto sui progetti infrastrutturali dirompenti? Il consenso della comunità riduce i danni e migliora la legittimità dei progetti di sviluppo. La trasparenza nelle offerte, nei contratti e nei budget ridurrà i rischi di corruzione? I processi trasparenti scoraggiano le pratiche scorrette e consentono un controllo pubblico informato. I video educativi sulla governance dello sport sono utili per il pubblico civico? Contenuti chiari e contestuali migliorano la comprensione del pubblico e alimentano un dibattito costruttivo. I giornalisti e i creatori dovrebbero modellare una copertura equilibrata delle controversie sportive? Un reporting equilibrato informa resistendo al sensazionalismo e preservando le sfumature. I sindacati e le associazioni di atleti svolgeranno un ruolo maggiore nella governance futura? La rappresentanza collettiva rafforza il potere contrattuale e i controlli istituzionali. I confronti tra diversi modelli sportivi nazionali sono istruttivi? Uno studio comparativo rivela diversi modelli di governance e potenziali riforme. Gli spettatori dovrebbero essere incoraggiati a riflettere su come lo sport modella la vita pubblica locale? La riflessione collega le narrazioni globali alle priorità locali e alle scelte civiche personali. Discutere di episodi controversi aiuterà gli studenti a praticare un linguaggio persuasivo e critico? L'esame delle controversie sviluppa il vocabolario argomentativo e il ragionamento civico per gli studenti. I piani delle lezioni dovrebbero includere brevi giochi di ruolo sulla negoziazione tra le parti interessate. I giochi di ruolo simulano dilemmi reali e sviluppano competenze linguistiche pragmatiche e formali.
Riassumere i termini chiave relativi alla politica dello sport aiuterà la comprensione? I glossari dei termini di governance, eredità ed etica supportano la fidelizzazione degli studenti. I creatori dovrebbero includere avvisi di attivazione per contenuti politici sensibili? Gli avvertimenti preparano gli spettatori e mantengono un ambiente di apprendimento rispettoso. L'intersezione tra sport e politica continuerà a generare discussioni di tendenza? L'intreccio tra sport, società e potere rimarrà una fonte fertile di dibattito pubblico. Presenterò casi di studio equilibrati, modellerò il linguaggio formale del dibattito e incoraggerò gli studenti a esplorare l'importanza sociale e politica delle istituzioni sportive. Lezione 2. Slapstick, risate e gusto culturale. Alla gente piace la commedia farsa? Questo stile si basa sull'umorismo fisico e sulle azioni esagerate. I Three Stooges sono classici esempi di slapstick. Le loro routine sono caratterizzate da scherzi, schiaffi e rapide gag fisiche. Perché lo slapstick fa ridere molte persone istintivamente? La sorpresa fisica e l'esagerazione innescano risposte rapide e viscerali. Lo slapstick attraversa le barriere linguistiche più facilmente dei giochi di parole? L'umorismo fisico spesso comunica senza parole e viaggia bene attraverso le culture. Lo slapstick è solo intrattenimento di basso livello per alcuni critici? I critici a volte lo considerano rozzo, ma altri ne sostengono la maestria e la tempistica. Quel licenziamento potrebbe trascurare l'abilità tecnica e la coreografia? Gli artisti esperti scendono nel tempo, usano oggetti di scena e si proteggono a vicenda per produrre illusioni sicure. L'eredità dei tre marmittoni influenza la commedia fisica moderna? I comici e i film contemporanei ne prendono in prestito il tempismo, l'escalation e le gag visive. Ci sono controversie sulla violenza in slapstick quando viene mostrata ai bambini? Sorgono preoccupazioni circa l'imitazione e la normalizzazione dei colpi, anche per scherzo. I creatori di contenuti dovrebbero fornire contesto e indicazioni quando presentano lo slapstick? L'inquadramento appropriato al contesto e all'età riduce il rischio e modella un'interpretazione sicura. Lo slapstick può essere combinato con la satira per produrre commenti sociali puntuali? La commedia fisica può sottolineare le contraddizioni e aumentare efficacemente l'impatto satirico. Il pubblico si stancherà mai delle classiche routine slapstick? La nostalgia e l'universalità della commedia fisica sono motivo di divertimento ripetuto per molti. Gli artisti dovrebbero aggiornare lo slapstick per riflettere la sensibilità moderna? La modernizzazione può preservare l'umorismo evitando stereotipi dannosi e danni gratuiti. C. È un valore artistico nel caos coreografato sul palco o sullo schermo? Il caos coreografato richiede prove, fiducia e inventiva nella messa in scena, qualità artigianali. Gli effetti tecnologici diminuiscono o aumentano l'appeal dello slapstick tradizionale? Gli effetti possono amplificare lo spettacolo, ma rischiano di perdere l'intimità dell'azione fisica dal vivo. Gli spettacoli slapstick dal vivo sono ancora popolari nei festival e nei locali di varietà? Lo slapstick dal vivo rimane vivace nel teatro fisico, nelle arti circensi e nei festival comici. Gli educatori dovrebbero insegnare la storia e la meccanica dello slapstick agli studenti? Lo studio della storia e della meccanica approfondisce l'apprezzamento e informa le prestazioni responsabili. Alcuni spettatori troveranno i tre marmittoni offensivi a causa di atteggiamenti obsoleti?
Alcune rappresentazioni riflettono la loro epoca e possono entrare in conflitto con i valori contemporanei. Le opere storiche dovrebbero essere mostrate con commenti per spiegare il contesto? Il commento aiuta gli studenti a comprendere il contesto storico senza avallare elementi problematici. Lo slapstick può essere adattato per esplorare la vulnerabilità e la resilienza? Se usato con attenzione, l'umorismo fisico può illuminare la fragilità e il recupero umani. C. È un ruolo per il consenso e i protocolli di sicurezza nello staging slapstick? Chiare misure di sicurezza e il consenso reciproco proteggono sia gli artisti che il pubblico. I social media ravviveranno l'interesse per i brevi sketch slapstick? Clip brevi e ben realizzate si adattano alle piattaforme social e possono diventare virali quando rispettano il tempismo e la sorpresa. I creativi dovrebbero evitare di incoraggiare imitazioni dannose da parte degli spettatori? Messaggi irresponsabili e dichiarazioni di non responsabilità scoraggiano le imitazioni pericolose e guidano le pratiche sicure. Ci sono differenze culturali nel modo in cui le azioni fisiche sono considerate umoristiche? Le norme culturali modellano la percezione di ciò che è divertente, accettabile o tabù nella commedia fisica. Gli artisti internazionali dovrebbero ricercare i tabù locali prima di andare in tournée? La ricerca previene i passi falsi e dimostra rispetto per la sensibilità del pubblico. L'allenamento in sala fisica migliorerà l'autonomia e la sicurezza di un comico? L'allenamento sviluppa il controllo, le cadute e la capacità espressiva essenziali per uno slapstick efficace. Lo slapstick può coinvolgere gli studenti di lingue abbinando l'azione alla semplice narrazione? L'azione visiva abbinata a una narrazione chiara e breve favorisce l'apprendimento e la conservazione del vocabolario. Le lezioni dovrebbero modellare una descrizione e una critica educate delle scene comiche? Modellare una critica rispettosa insegna agli studenti a discutere i contenuti con attenzione. La polemica sulla rappresentazione del dolore per le risate persisterà nel dibattito pubblico? I dibattiti continuano e una discussione ragionata aiuta a separare i troppi dannosi dalla commedia abile. I contenuti dovrebbero chiarire il confine tra finzione giocosa e danno reale? Chiarire questa linea protegge gli spettatori e rispetta il benessere degli artisti. Lo slapstick può essere inclusivo e accessibile per artisti con abilità diverse? Coreografie e oggetti di scena adattivi possono rendere la commedia fisica inclusiva e innovativa. Combinare lo slapstick con la profondità narrativa attirerà un pubblico più ampio? Unire l'umorismo fisico a trame forti migliora l'investimento emotivo e il merito artistico. I creatori dovrebbero dare credito a predecessori come i Tre Marmittoni quando si ispirano a loro? L'accreditamento dei predecessori riconosce il lignaggio e insegna l'apprezzamento storico. Le frasi brevi e formali aiuteranno gli studenti a seguire descrizioni e analisi comiche? Le frasi concise supportano la comprensione e consentono agli studenti di imitare le strutture del discorso. I segmenti didattici finali dovrebbero includere tecniche sicure di riscaldamento e caduta? La dimostrazione di riscaldamenti e tecniche sicure modella la pratica responsabile per gli aspiranti artisti. Una discussione rispettosa dei limiti e dei punti di forza dello slapstick renderà il contenuto più credibile? Un'analisi equilibrata crea fiducia e invita a un coinvolgimento attento degli spettatori. Presenterò uno slapstick con un contesto storico, linee guida sulla sicurezza e un linguaggio chiaro che insegna sia l'umorismo che la riflessione critica. Lezione 3. Pubblicazione e privacy sulle piattaforme social. No, non l'ho fatto. Dove l'hai postato?
L'ho caricato sul mio profilo Instagram. È pubblico per i follower. Hai aggiunto una didascalia che spieghi il contesto? Ho scritto una didascalia chiara e ho contrassegnato la posizione come riferimento. Hai ottenuto il consenso delle persone presenti nel post? Ho chiesto il permesso e ho ricevuto l'approvazione verbale da tutte le persone coinvolte. Le politiche relative ai commenti influiranno sulla discussione sotto il post? I commenti pubblici possono suscitare lodi e critiche, quindi è necessaria la moderazione. Dovresti abilitare i filtri dei commenti per rimuovere un linguaggio offensivo? Il filtraggio protegge la comunità e preserva una conversazione costruttiva. Hai incluso informazioni di contatto personali nel post? Ho evitato i dati di contatto personali per preservare la privacy e la sicurezza. La visibilità del post attirerà nuovi follower e coinvolgimento? I post pubblici spesso aumentano la copertura, ma invitano anche a un controllo più ampio. Dovresti essere cauto nel rivelare posizioni precise in tempo reale? La condivisione della posizione in tempo reale può compromettere la sicurezza personale e la proprietà. Hai preso in considerazione l'idea di impostare il pubblico dei post solo agli amici intimi? I segmenti di pubblico limitati riducono l'esposizione e mantengono i contenuti all'interno di cerchi affidabili. L'algoritmo della piattaforma darà priorità ai tuoi post in base al coinvolgimento? Un elevato coinvolgimento precoce spesso aumenta la visibilità algoritmica per più utenti. Dovresti rispondere prontamente ed educatamente a commenti e domande? Risposte tempestive e cortesi creano un rapporto e incoraggiano ulteriori interazioni. Hai registrato il video in un luogo in cui le riprese sono consentite? Ho confermato la segnaletica e le norme locali prima delle riprese per evitare infrazioni. Ritagliare o sfocare i volti degli astanti proteggerà la loro privacy. L'offuscamento o l'ottenimento del consenso dimostra rispetto e cautela legale. Dovresti fornire un breve avviso sul contenuto, se il post contiene materiale sensibile? Gli avvertimenti preparano gli spettatori e riducono il rischio di angoscia o offesa. Hai incluso hashtag per aumentare la rilevabilità? Ho usato hashtag mirati, ma ho evitato tag fuorvianti o clickbait. La sponsorizzazione o la promozione a pagamento richiederanno l'indicazione nella didascalia. Le regole pubblicitarie impongono una chiara divulgazione dei contenuti sponsorizzati per motivi di trasparenza. È necessario archiviare o eliminare i post se qualcuno si oppone dopo la pubblicazione. Potrebbero essere appropriate una negoziazione rispettosa e un'azione correttiva, inclusa la cancellazione. Hai abilitato l'autenticazione a 2 fattori per proteggere il tuo account? Ho abilitato l'autenticazione a 2 fattori per proteggermi dagli accessi non autorizzati. L'analisi fornirà informazioni su chi ha guardato e interagito con il post? Le analisi mostrano i dati demografici e i modelli di coinvolgimento, senza rivelare le identità personali. Dovresti evitare di condividere conversazioni private o controversie personali pubblicamente? La divulgazione pubblica di questioni private rischia danni alla reputazione e un'escalation dei conflitti. Hai dato credito ai collaboratori e rispettato i diritti di proprietà intellettuale? Ho accreditato musicisti e fotografi e ottenuto il permesso per materiali protetti da copyright. La ricondivisione su altre piattaforme richiederà nuovi sottotitoli e contesto? L'adattamento dei sottotitoli a ciascuna piattaforma preserva la chiarezza e rispetta le aspettative del pubblico.
Dovresti rivedere le linee guida della community della piattaforma prima di postare la prossima volta? La familiarità con le linee guida previene le violazioni e le potenziali sanzioni dell'account. Hai preso in considerazione i sottotitoli e le didascalie concise per gli studenti di lingue? I sottotitoli e le didascalie chiare aumentano l'accessibilità e supportano la comprensione per gli spettatori. Modererai i messaggi diretti per gestire le preoccupazioni private sollevate dal post. La moderazione dei messaggi protegge la privacy e consente una risoluzione discreta dei problemi. È necessario conservare i backup dei file originali in caso di controversie? Esegue il backup della provenienza dei documenti e supporta la risoluzione delle controversie relative ai contenuti. Hai evitato di sensazionalizzare argomenti delicati per attirare l'attenzione? L'inquadratura responsabile evita danni e mantiene la credibilità presso il pubblico. Continuerai con un commento appuntato per chiarire l'intento o le correzioni. Un chiarimento appuntato risponde alle domande frequenti e guida l'interpretazione dello spettatore. Dovresti incoraggiare un discorso rispettoso e risposte civili modello? Modellare un coinvolgimento rispettoso dà un tono e incoraggia norme comunitarie positive. Hai verificato che i minori presenti nel post abbiano il consenso del tutore? Il consenso del tutore è essenziale quando i minori appaiono nei contenuti pubblici. Rimuoverete i geotag per i post che potrebbero rivelare routine regolari? La rimozione dei geotag riduce il rischio di stalking e protegge la privacy abituale. Dovresti preparare un breve modello di scuse per i danni involontari causati dai post? Una scusa sincera e tempestiva può attenuare il danno e dimostrare la responsabilità. Hai preso in considerazione l'utilizzo degli strumenti della piattaforma per limitare i commenti solo ai follower? Limitare i commenti può ridurre il trolling preservando al contempo l'interazione con la community. Le verifiche periodiche dei tuoi contenuti pubblici ti aiuteranno a mantenere un'immagine coerente? Le revisioni regolari allineano i contenuti ai valori in evoluzione e riducono i rimpianti futuri. Dovresti indicare chiaramente le collaborazioni retribuite con frasi standard come annuncio. Le informazioni chiare sono conformi alle normative e mantengono la fiducia degli spettatori. Hai consultato partner e persone in primo piano prima di pubblicare contenuti promozionali? I collaboratori di consulenza garantiscono una rappresentazione accurata e un accordo reciproco. Conserverai un registro delle autorizzazioni e dei rilasci quando le persone acconsentono? Le registrazioni scritte del consenso forniscono chiarezza e protezione legale in caso di controversie. Dovresti evitare di pubblicare i dettagli delle residenze private o dei membri della famiglia. La protezione degli indirizzi privati e delle identità familiari preserva la sicurezza e la dignità. Hai abilitato la modalità con restrizioni o i limiti di età se i contenuti sono per adulti? Il controllo dell'età previene l'esposizione dei minori a materiali inappropriati e rispetta le regole della piattaforma. Una gestione rispettosa delle critiche migliorerà la reputazione a lungo termine? Le risposte ponderate creano credibilità e dimostrano la maturità nel discorso pubblico. Dovresti pianificare i post futuri tenendo conto delle linee guida della community e della sicurezza? La pianificazione intenzionale previene gli errori e favorisce un canale affidabile e rispettoso. Hai incluso un invito all'azione che invita all'apprendimento e all'interazione educata? Un invito all'azione incoraggia il coinvolgimento e incornicia i commenti per una partecipazione costruttiva. Continuerai con un breve tutorial sulle impostazioni sulla privacy per i tuoi spettatori? I tutorial consentono ai follower di proteggere i propri account e fare scelte informate.
Dovresti evitare di pubblicare post mentre sei emotivamente carico per evitare contenuti impulsivi? Aspettare la calma riduce i post spiacevoli e preserva una comunicazione ponderata. Hai pensato di tradurre la didascalia in altre lingue per raggiungere follower diversi? La traduzione amplia l'accesso e dimostra considerazione per gli spettatori internazionali. Salverai una copia pubblica della didascalia e delle autorizzazioni per motivi di trasparenza? La conservazione dei record supporta la responsabilità e la semplice referenziazione in un secondo momento. Dovresti esercitarti con frasi brevi e formali nei sottotitoli per aiutare gli studenti di inglese? I sottotitoli concisi e formali aiutano la comprensione e supportano l'acquisizione del linguaggio nel pubblico. Esaminerò il post, mi assicurerò che le autorizzazioni e le divulgazioni siano corrette, e preparerò un breve tutorial sulla privacy e sull'etichetta per accompagnarlo. Lezione 4. Macchine del tempo, territorio e attenta curiosità. L'erba e le felci crescevano fitte intorno al cortile. Non volevo allontanarmi troppo dalla mia macchina del tempo. Perché tenere la macchina del tempo così vicina a casa? La prossimità ha ridotto il rischio di perdere coordinate precise durante il ritorno. Le piante interferirebbero con il funzionamento della macchina? Le radici e l'umidità potrebbero danneggiare le apparecchiature sensibili se non vengono controllate. Si dovrebbe eliminare la vegetazione intorno agli strumenti delicati? Un perimetro chiaro impedisce l'impigliamento accidentale e preserva la calibrazione. Sarà necessaria una manutenzione regolare del terreno circostante? La manutenzione programmata protegge sia la tecnologia che l'ambiente naturale. Le felci indicano un microclima umido vicino alla macchina? Le felci prosperano all'ombra umida, il che suggerisce che è necessaria un'attenta gestione dell'umidità. Dovrebbero essere prese in considerazione barriere antiumidità o piattaforme rialzate. L'elevazione delle apparecchiature e l'utilizzo di barriere protettive riducono il rischio di corrosione. La rimozione delle piante danneggerà completamente l'ecologia locale? La rimozione radicale può danneggiare la stabilità del suolo e ridurre l'habitat per le piccole specie. Il paesaggio dovrebbe essere bilanciato con la sensibilità ecologica? Un'attenta progettazione paesaggistica preserva la biodiversità proteggendo le attrezzature. Una recinzione discreta manterrebbe i visitatori e gli animali curiosi a distanza di sicurezza? Le barriere e la segnaletica a basso impatto scoraggiano rispettosamente le interferenze accidentali. Potrebbero sorgere controversie sull'alterazione di uno spazio verde per la tecnologia? Spesso emerge una tensione tra conservazione e innovazione nelle discussioni pubbliche. Il contributo della community dovrebbe informare le decisioni sul sito? Coinvolgere i vicini crea fiducia e fa emergere le preoccupazioni nelle prime fasi del processo. La trasparenza sui rischi e sui piani ridurrà l'opposizione? Spiegazioni chiare e garanzie visibili alleviano l'ansia e la resistenza del pubblico. È necessario documentare le modifiche e il loro impatto ambientale? La documentazione dimostra la responsabilità e guida la gestione adattiva. Le conoscenze botaniche aiuteranno a selezionare una copertura del suolo a basso rischio? La scelta di impianti con radici poco profonde e bassa umidità riduce al minimo i rischi infrastrutturali. Le specie autoctone dovrebbero avere la priorità per sostenere l'ecologia locale? Le piante autoctone sostengono la fauna selvatica locale e richiedono cure meno intensive. L'erba artificiale risolverà i problemi di manutenzione senza compromessi ecologici?
Le superfici artificiali riducono la manutenzione, ma possono compromettere il drenaggio e l'equilibrio termico. Le superfici permeabili dovrebbero essere considerate per mantenere la ricarica delle acque sotterranee? I materiali permeabili bilanciano la protezione con la salute idrologica. La visibilità notturna sarà necessaria per monitorare la macchina in sicurezza? Un'illuminazione tenue può aumentare la sicurezza evitando l'inquinamento luminoso. L'illuminazione deve essere schermata e a bassa intensità per rispettare la fauna notturna? L'illuminazione rispettosa della fauna selvatica riduce l'interruzione dei modelli di specie locali. Il traffico pedonale vicino alla macchina richiederà percorsi rinforzati? I percorsi durevoli impediscono la compattazione del suolo e proteggono sia le piante che le attrezzature. La segnaletica di sicurezza deve includere istruzioni e avvertenze concise? Una segnaletica chiara informa i visitatori e impone una distanza rispettosa per la sicurezza. I protocolli di accesso sono utili quando tecnici qualificati devono intervenire rapidamente? I protocolli e i punti di accesso designati semplificano la manutenzione e la risposta alle emergenze. Gli involucri protettivi devono essere armonizzati esteticamente con il paesaggio? Il design accurato evita le intrusioni visive mentre soddisfa le esigenze funzionali. L'autorizzazione e il regolamento si applicheranno a un'installazione così insolita? Le normative e i permessi locali possono regolare i cambiamenti strutturali e la sicurezza pubblica. È necessario consultare un consulente legale prima di modificare la vegetazione protetta? La consulenza legale previene le violazioni e chiarisce le responsabilità di gestione. Il monitoraggio della chimica del suolo aiuterà a individuare tempestivamente i problemi in prossimità delle apparecchiature? Le analisi del suolo rivelano cambiamenti che potrebbero minacciare sia gli impianti che i macchinari. Il La controllo gestione dei integrata parassiti dei dovrebbe parassiti essere dà gestito con un priorità ai impatto metodi non ecologico minimo? tossici e all'equilibrio ecologico. Le procedure di arresto di emergenza richiederanno stazioni chiare e accessibili? I punti di arresto accessibili proteggono il personale e riducono i danni involontari. È necessario stabilire una piccola zona cuscinetto per escursioni imprevedibili? Un buffer fornisce un ulteriore margine di sicurezza sia per gli esperimenti che per la vita quotidiana. L'educazione della comunità sul progetto ridurrà le speculazioni sensazionali? La divulgazione e i tour onesti possono demistificare la tecnologia e ridurre la paura o l'hype. Il sensazionalismo sui viaggi nel tempo potrebbe attirare attenzioni indesiderate? Il fascino del pubblico può attirare sia i curiosi che il controllo dei media. Le misure di sicurezza dovrebbero essere proporzionate ai rischi realistici? Una sicurezza proporzionata rispetta la privacy senza militarizzazioni inutili. Emergeranno considerazioni etiche sull'accesso pubblico a tecnologie straordinarie? Il dibattito etico sull'accesso, la sicurezza e l'impatto sociale è essenziale e spesso acceso. I comitati consultivi dovrebbero includere ecologisti, ingegneri ed esperti di etica? La supervisione multidisciplinare garantisce decisioni equilibrate e una gestione responsabile. Annunci brevi e formali aiuteranno a informare il pubblico senza allarmarsi. La messaggistica calma e concreta riduce il panico e incoraggia una discussione informata. Gli esperimenti in prossimità degli habitat viventi dovrebbero seguire rigidi protocolli ambientali? I protocolli proteggono le specie e mantengono l'integrità della scienza e della natura. I piani di emergenza copriranno gli spostamenti accidentali o le anomalie temporali.
Una solida pianificazione di emergenza affronta scenari sia tecnici che di pubblica sicurezza. I dati dei sensori ambientali devono essere condivisi in modo trasparente con la comunità? I dati condivisi creano fiducia e consentono il monitoraggio collaborativo degli impatti. Un posizionamento e una gestione accurati renderanno possibile la coesistenza tra macchina e prato? Con rispetto, pianificazione e cura continua, i progetti tecnologici possono coesistere con gli spazi verdi. Manterrò un buffer rispettoso, darò priorità alla salvaguardia dell'ambiente e bilancerò la curiosità con un'attenta gestione sia della macchina del tempo che dell'erba e delle felci circostanti. Lezione 5. Università in Canada e nelle province atlantiche. Le università in Canada sono distribuite tra province e territori. Le province atlantiche del Canada ospitano diverse importanti istituzioni. Quali province compongono il Canada Atlantico? Sono Terranova e Labrador, Isola del Principe Edoardo, Nuova Scozia e New Brunswick. Queste province insieme offrono una cultura accademica distintiva? Le loro istituzioni fondono patrimonio regionale, studi marini e piccole comunità universitarie. Le università atlantiche fanno parte del totale di 50 università canadesi? Sì, contribuiscono alla rete nazionale soddisfacendo le esigenze locali. Gli studenti troveranno lì programmi incentrati sull'oceanografia e sulla pesca? Molti campus dell'Atlantico sono specializzati in scienze marine, pesca e gestione delle coste. Queste specializzazioni riflettono le economie e gli ambienti locali? L'attenzione accademica è spesso in linea con le industrie, la cultura e il contesto ecologico regionali. Ci sono università di punta nella regione atlantica? Esempi degni di nota includono la Dalhousie University, la Memorial University e l'Università del New Brunswick. Le istituzioni più piccole offrono classi intime e legami con la comunità. I campus più piccoli offrono uno stretto tutoraggio, docenti accessibili e un forte coinvolgimento locale. I futuri studenti dovrebbero valutare l'idoneità del programma rispetto al prestigio istituzionale? La pertinenza del programma, l'esperienza dei docenti e i percorsi di carriera spesso contano più delle classifiche generali. Le tasse scolastiche e il costo della vita differiranno notevolmente tra le province? I costi variano in base alla provincia e allo stato di residenza studentesca, con alcune località dell'Atlantico che offrono spese di soggiorno inferiori. Sono disponibili borse di studio e finanziamenti per la ricerca per studenti nazionali e internazionali? Molte università offrono borse di studio, borse di ricerca e opportunità di studio lavorativo a studenti diversi. Le università atlantiche collaborano con le industrie locali per i tirocini? Le forti partnership con i settori della pesca, della navigazione, dell'assistenza sanitaria e del turismo creano collocamenti pratici. La lingua e l'ambiente culturale influenzeranno l'esperienza degli studenti a livello regionale? Il calore culturale, i centri urbani più piccoli e le usanze locali creano esperienze di vita studentesca distintive nel Canada Atlantico. Gli studenti internazionali dovrebbero considerare il clima e i viaggi quando scelgono un campus lì. Gli inverni atlantici e le distanze di viaggio sono importanti considerazioni pratiche per i candidati internazionali. I punti di forza della ricerca in determinati campi sono riconosciuti a livello internazionale? La ricerca nelle scienze oceaniche, negli studi sul clima e nella gestione delle risorse, attira l'attenzione globale su alcuni programmi atlantici.
Le università di tutto il Canada formano reti di ricerca nazionali? Le collaborazioni interprovinciali e i finanziamenti federali supportano progetti su larga scala e infrastrutture condivise. Le politiche provinciali influiranno sulla disponibilità del programma e sulla regolamentazione delle tasse scolastiche? I governi provinciali definiscono modelli di finanziamento post-secondari e quadri normativi per le istituzioni. Gli studenti devono consultare le risorse ufficiali dell'università e delle province al momento di pianificare le domande? Le pagine ufficiali di ammissione e i siti governativi forniscono le indicazioni più chiare e affidabili. Le opzioni di programmi online e ibridi si stanno espandendo nelle università canadesi? Molte istituzioni offrono ora corsi online flessibili per raggiungere studenti remoti e internazionali. Il riconoscimento dei diplomi e il trasferimento delle credenziali variano in base alla provincia? Il riconoscimento delle credenziali è generalmente standard in tutto il Canada, ma specifiche licenze professionali possono richiedere passaggi provinciali. I futuri studenti dovrebbero visitare i campus per valutarne l'idoneità quando possibile. Le visite aiutano a valutare le strutture, l'atmosfera della comunità e la logistica pratica per la vita quotidiana. Le opzioni di alloggio nei campus differiranno in termini di disponibilità e costi tra le scuole dell'Atlantico? L'offerta e i prezzi degli alloggi variano in base alle dimensioni della città e alla popolazione studentesca stagionale. I servizi di supporto agli studenti come i centri di consulenza e carriera sono ampiamente disponibili? La maggior parte delle università fornisce servizi agli studenti per sostenere il successo accademico e il benessere. Gli studenti dovrebbero prendere in considerazione le opportunità di ricerca universitaria nella scelta di un programma? L'esposizione precoce alla ricerca rafforza le competenze, le prospettive dei laureati e le reti professionali. L'istruzione cooperativa e i tirocini cooperativi saranno comuni in alcune discipline? I programmi cooperativi integrano i termini di lavoro con lo studio e spesso migliorano l'occupabilità dopo la laurea. Le università dell'Atlantico ospitano anche scambi internazionali di studio all'estero? Gli accordi di scambio consentono opportunità di studio reciproche con istituzioni partner globali. I futuri studenti dovrebbero verificare i requisiti linguistici e il supporto per i non madrelingua? I requisiti di lingua inglese e i programmi ponte possono essere necessari e spesso sono ben supportati. I community college e i politecnici sono un'alternativa all'interno della regione? I college offrono formazione applicata e percorsi universitari attraverso accordi di articolazione. Le reti di alunni nelle province più piccole forniranno ancora preziosi collegamenti di carriera? Le comunità affiatate di ex studenti offrono spesso forti opportunità di tutoraggio e di lavoro locali. I candidati devono ricercare i profili dei docenti e le pubblicazioni recenti. L'esperienza dei docenti e la ricerca attiva indicano la vitalità del programma e il potenziale di tutoraggio. Le università contribuiscono alla vita culturale regionale attraverso teatri e conferenze pubbliche? I campus spesso fungono da centri culturali che offrono eventi, musei e programmi di istruzione pubblica. La ricerca e l'adattamento al clima saranno un obiettivo crescente per le istituzioni costiere? Le università costiere danno sempre più priorità agli studi sulla resilienza climatica e sull'adattamento della comunità. Gli studenti dovrebbero prendere in considerazione le opzioni di insediamento post-laurea nella regione? I mercati del lavoro locali e i percorsi di immigrazione influenzano le decisioni e le prospettive post-laurea. I programmi universitari e professionali sono disponibili in un'ampia gamma di discipline? Le
Le università atlantiche ospitano lauree in giurisprudenza, medicina, ingegneria e scienze sociali, tra le altre. I programmi collaborativi interuniversitari amplieranno le opportunità di studio specialistico? I programmi e i consorzi congiunti consentono agli studenti di accedere a punti di forza complementari nei campus. Gli studenti dovrebbero prestare attenzione all'accreditamento per i programmi professionali? L'accreditamento garantisce il riconoscimento professionale ed è fondamentale per settori come l'assistenza infermieristica e l'ingegneria. Gli studi culturali e storici nel contesto atlantico offrono argomenti di ricerca unici. La storia regionale, gli studi indigeni e il patrimonio marittimo forniscono ricche aree di indagine accademica. La vita studentesca nelle comunità più piccole favorirà una più profonda integrazione con le popolazioni locali? Le piccole comunità facilitano l'interazione con i residenti locali, migliorando l'apprendimento pratico e l'impegno civico. I creatori di contenuti dovrebbero fornire elenchi di vocaboli e frasi pratiche per le candidature universitarie? Il vocabolario e i modelli mirati aiutano gli studenti a navigare con sicurezza nei moduli di domanda e nei colloqui. Le controversie sui finanziamenti, l'equità regionale e il consolidamento dei programmi sono questioni attuali. I dibattiti sulla distribuzione dei finanziamenti per la ricerca, sulla chiusura dei campus e sull'accesso regionale sono frequenti e complessi. Una discussione equilibrata di tali controversie aiuterà gli studenti nel pensiero critico e nella pratica del dibattito. La presentazione di più prospettive aiuta gli studenti a sviluppare un linguaggio sfumato per il discorso civico e accademico. I futuri studenti dovrebbero cercare le testimonianze degli studenti attuali e i dati ufficiali quando valutano le università? La combinazione delle voci degli studenti con le statistiche ufficiali consente di comprendere meglio la vita e i risultati del campus. La visita alle pagine ufficiali delle classifiche universitarie sarà utile ma non decisiva. Le classifiche offrono un punto di vista, ma devono essere valutate in base alle specifiche del programma, all'idoneità e agli obiettivi personali. La lezione dovrebbe terminare con istruzioni pratiche per le conversazioni sulle candidature e le descrizioni del campus? I suggerimenti pratici preparano gli studenti a discutere le opzioni, porre domande pertinenti e presentare chiaramente i propri interessi accademici. Riassumerò le principali differenze tra le istituzioni atlantiche, fornirò un vocabolario pratico per le candidature e incoraggerò una ricerca e una riflessione equilibrate prima di scegliere un'università.